Ciao amici, ben ritrovati. Ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi parliamo di un obiettivo Nikkor 200-500 5,6. È uno zoom, un super tele, quindi con variazione di focale, ma di luminosità costante. Bisogna riconoscere a Nikon che ha pensato di tappare un buco nel catalogo che sottraeva clienti perché si orientavano un po' tutti quanti verso Tamron, verso Sigma, con quei begli obiettivi che sono il 150-600. Insomma, o si metteva mano al portafogli, e ahimè possono farlo solo certi professionisti per comprarsi un super tele, un 400, un 500 mm, oppure ci si fermava in un certo qual modo al puro ottimo 80-400 che arrivava fino lì. Col 200-500 abbiamo un obiettivo che non si sovrappone al nostro corredo, fa quella cosa specificatamente e la fa anche molto bene. Questi video sono svolti in collaborazione con RCE Photo, il più grande negozio di usato fotografico in Italia, e infatti questo obiettivo lo trovate proprio lì. A me piace il 200-500 perché è un obiettivo compatto, di sostanza, anche se ovviamente per fortuna ha un prezzo molto abbordabile e ovviamente vi dicevo da qualche parte, insomma, il risparmio deve saltare fuori. Allora è vero che magari non è il più solido fra gli obiettivi Nikon, non è il più ergonomico sotto alcuni aspetti, poi nella funzionalità che vedremo fra poco, non è nemmeno tropicalizzato, forse si poteva fare qualcosina di più, fare addirittura un 600, ma chi se ne importa, è molto bello. Uno sforzo in più nel paraluce? Beh, quello forse sì. Il paraluce è questo, è un paraluce adeguato ovviamente all'obiettivo. Ma veniamo un pochettino a quello che è il nostro, la descrizione dell'obiettivo. Innanzitutto abbiamo detto è un 2,5 perché è un 200 che ci porta fino a 500. La cosa importante è che la luminosità è costante, è un 5,6, lo trovo adeguato, lo trovo proporzionato al progetto. Esiste nel catalogo Nikon un 300 f4 al pari del 2.8, ma non esiste un 400 f4, cosa che invece Canon ha. Ma ahimè, Canon non ha un bell'obiettivo come questo. Canon, mi raccomando, lo aspettiamo. Il 200-500 però è un obiettivo abbastanza voluminoso, non è poi così pesante, è vero che sono 2,3 kg, per carità, non sono pochi, ma non sono nemmeno tanti. Per darci un 500 con un valore di apertura massima 5,6 ci sta anche, mi va bene, tollero anche questo, però gli ingombri sono abbastanza importanti. Del resto rispetto alla concorrenza, è vero che ha un diametro, come vedete, più massiccio, perché il barilotto, essendo un 5.6, non ha alcuna rastrematura e anzi cresce, si sviluppa come tutti i teleobiettivi. Quello che purtroppo comincia a disturbare un pochettino è quando andiamo a estendere lo zoom, perché non essendo una focale fissa, come vi ho detto, per variare la focale si deve estendere e diventa veramente un bel bazooka, di quelli un po' impegnativi, non tanto per il fatto che pesi o si sbilanci troppo, il fatto è che effettivamente è ingombrante, perché gli ingombri sono parecchi e a mano, al tatto, sembra un pochettino plasticoso, ma non è vero, perché vi ripaga di foto molto belle, anzi riesce a mettere in crisi anche obiettivi con focale fissa che sono sempre stati al di sopra di ogni sospetto, tanto è vero che vi invito anche a vedere nei prossimi video le prove comparative di questo bombardone che risponde al nome di 200-500 f5.6 Nikon. Ma vediamolo nello specifico. La staffa è generosa, ma come sempre quel tantinello in più non avrebbe guastato, quindi se siete dei fotografi da capanno, da appostamento, forse una staffa un po' più lunga o comunque una bella testa vi aiuterà. Il test del monopiede comunque lo ha superato a pieni punteggi. Diciamo che non è il bilanciamento il fattore che porta un po' a destabilizzare l'ottica, quanto piuttosto il fatto che serve parecchi giri di demoltiplica per arrivare a variare dai 200 ai 500, cosa che invece la concorrenza per altri obiettivi riesce a fare in maniera un po' più rapida. Ora, intendiamoci, non è che ci serva fare questo lavoro ogni volta e farlo così veloce, però quando serve rallenta un po' il flusso di lavoro. Non ha un punto di stop
per le focali, e cioè non posso fermarlo a 300 o a 420 mm, non esiste lo stop, però è anche vero che pur inclinandolo verso l'alto non c'è pericolo che questo cambi la focale, però avrei preferito che ci fosse. Esiste invece lo stop che troviamo da questa parte, il motivo per cui ve l'ho montato a rovescio sulla mia gimbal. Troviamo invece lo stop quando è chiuso. In questo caso, se vogliamo portarlo a tracolla, eccolo qua che non si muove più. Quindi ricordate di sbloccarlo solo nella posizione dei 200 mm. Il paraluce è sempre stato nelle discussioni che ho sentito, a cui ho partecipato, e anche tante volte si legge nei forum, motivo di ma è plasticoso, ma che schifezza. Non è vero, fa il suo lavoro come deve fare qualsiasi paraluce, si può montare a rovescio e questo è un grande vantaggio quando lo trasportiamo, e per fortuna è una plastica anche abbastanza leggerina, sì, non è pregiata, però quello che ci interessa è contenere il peso, quindi il carbonio è fuori discussione che con 1500 euro circa potesse esserci, tanto più su un obiettivo non tropicalizzato, però a me non dispiace perché fa bene il suo lavoro. VR stabilizzatore, beh, è un bello stabilizzatore, anche se l'autofocus è quello che mi è piaciuto un pochettino meno, non è così pronto, così reattivo come me lo sarei aspettato o come certi obiettivi della concorrenza. Posso girarlo? Certamente, con questo perno l'obiettivo gira, non ha dei punti, come si dice, dei click che lo fermino sugli assi dei 90 gradi, però ci sono dei segni bianchi che mi fanno capire quando sono perfettamente in posizione verticale. Diamo un occhio agli switch AM, M. Allora abbiamo un autofocus che è sempre correggibile in manuale in maniera continua, anche se questa ghiera del fuoco manuale, beh insomma sì, non ci girerei un video di quelli professionali, è un po' così, un po' laschetta se vogliamo dire, non è molto frenata. Poi abbiamo il limiter, anche in questo caso su un obiettivo come questo mi sarebbe piaciuto avere una terza selezione tra il full e i 6 metri ad infinito, perché comunque sono tutte chicche che quando ci sono le utilizziamo e ci aiutano molto, però devo dire che aiutano lo stesso l'obiettivo, quindi la mancanza non si sente molto, tanto più ogni volta che andiamo a ricordarci l'esborso per comprare questo teleobiettivo. Lo stabilizzatore on e off in due modalità, azione sport, né più né meno come tanti altri obiettivi della serie Nikkor, ci offre la possibilità del panning oppure di quello sport, che è quello che si usa generalmente di più. La possibilità di escludere lo stabilizzatore l'ho trovata utile quando lavoro su teste molto, molto solide, su teste granitiche, allora in quel caso effettivamente mi fa comodo. La minima distanza di messa a fuoco è di 2,20 m e 0,22 il rapporto di riproduzione, significa che potete avvicinare bene l'oggetto o il soggetto, e questo non mi dispiace affatto, ne fa un obiettivo abbastanza polivalente. Del resto porta con sé qualche similitudine con il 200-400 che vedremo in un altro video dedicato, essendo anche questo a luminosità costante ed avendo un rapporto di riproduzione molto interessante. Le immagini che ci fornisce questo obiettivo sono valide, anzi molto valide, sono davvero molto belle, ha una nitidezza al centro del fotogramma che veramente, vi ho detto, fa impallidire anche alcuni teleobiettivi, non propriamente i migliori e i più belli, però gli dà del filo da torcere. È chiaro che poi si va a perdere qualcosa man mano che andiamo nelle zone periferiche, però la caccia fotografica, quello che ci interessa è il soggetto, che nel 90% dei casi è posto al centro, quindi se dobbiamo riprendere una scena, un'azione, abbiamo lì il fuoco. L'autofocus, ve l'ho detto, qualche piccola, lieve impuntatura, qualche indecisione, però poi si muove. Effettivamente un pochettino più lento, cioè meno reattivo per esempio del Tamron e forse anche del Sigma. Per il resto sono rose e fiori, ovviamente un po' di vignettatura alla massima apertura e ci mancherebbe, però ho notato poco calo di nitidezza anche arrivando e spingendomi fino a 500. Mi è piaciuto anche il fatto di poterlo usare su un sensore APS-C che lo trasforma in un 300 750 mm, il che vuol dire avere veramente un bello-obiettivo e quindi una potenza di fuoco non da poco, perché nella caccia fotografica, anche quella vagante, sebbene vi ho detto quello che dà un pochettino più fastidio è l'ingombro, non tanto il peso, ma le dimensioni di questo obiettivo, del suo paraluce, quindi di tutto l'insieme, soprattutto quando poi è esteso,
Però vi dicevo, si porta gradevolmente, si riesce a fare la nostra escursione e avendo a disposizione 750 mm con un valore di apertura di 5,6 significa portarsi a casa proprio delle belle fotografie. Come se la cava nel comparto video? Sì, insomma, ci sono obiettivi migliori. Gli obiettivi migliori sono quelli che ci consentono di avere una focheggiatura più accurata senza destabilizzare troppo il nostro sistema. Perché è vero che anche quando l'ho fissato in cavalletto, ma sto lavorando magari a 400 mm, che significa essere in questa posizione, muovere la ghiera, che è vero che è leggera ed è vero che è posta nella parte, vedete, anteriore dell'obiettivo, significa comunque creare un po' di vibrazioni, andare a destabilizzarlo un pochettino, e quindi il video lo farei usando il fuoco della macchina, ma anche in questo caso serve una macchina con un buon sistema autofocus, è un po' più indeciso, meno deciso come volete, su macchine meno performanti. Come se la cava con i moltiplicatori di focale? Beh, è presto detto, è un f5.6, quindi possiamo al massimo utilizzare un 1,4. Sì, lo mettiamo al centro, perdiamo quasi poco, l'autofocus rimane quello che è, non viene tutto sommato penalizzato oltremodo, però diciamo che abbiamo un bel 5.6 con un 500 mm che diventa 750 mm quando andiamo a croppare l'immagine. Direi che solo nei casi nei quali serve, e comunque non sfigura affatto. Certamente su una lente fissa funziona decisamente meglio. Cosa trovo nella stessa categoria? Beh, Nikon mi offre un 80-400 che è un obiettivo molto bello, anche questo un 4-5-6, mentre invece questo è un 5-6 di luminosità costante e si spinge, dicevamo, 100 mm in più. Forse questo lo vedo più come il compendio per chi ha già un corredo, magari ha già un 70-200, un 24-70, e allora lo completiamo in alto con questo bell'obiettivo. Non è l'obiettivo da portarsi dietro nello zaino insieme ad altri, perché lo vedo più per un'uscita fotografica dedicata, lo vedrei abbinato ad un'ottica magari tuttofare, un bello zoom 28-200, 28-135, in modo da essere coperti in un modo, ma da dare la preponderanza alla caccia fotografica, visto che ci portiamo dietro questo bel barilotto. Se andiamo a spulciare i listini delle altre case invece troviamo i diretti concorrenti, quelli che realmente sono i concorrenti, e cioè il 150 Tamron, il G2, ma anche la serie precedente, sebbene non abbia le stesse capacità sia in acutanza che anche nella resa dei colori. Poi non dimentichiamo nanocristalli. Vi dicevo, buono il lavoro dello stabilizzatore, ma è vero anche che quello Tamron di cui stiamo parlando è ancora forse un gradino sopra. C'è anche il Sigma, ovviamente parliamo dello sport, perché il Contemporary, insomma, lo mettiamo proprio un gradino sotto, ma ritengo che per chi ha un brand Nikon, questo Nikon faccia un lavoro migliore, anche se invece preferite avere una focale ancora più lunga, allora non resterete delusi anche passando a Tamron o Sigma, però trovo che il brand sulla fotocamera nativa abbia quella piccola marcia in più da spendere rispetto alla concorrenza, per quanto affilata e col coltello fra i denti. Che cosa troviamo invece sempre in casa Nikon che potrebbe intrigarci un pochettino? Il 200-400 f4 o addirittura il 180-400 f4, che è l'ultimo arrivato. Ne parliamo in un video dedicato perché effettivamente questo signorino qua ha messo un po' in discussione anche un obiettivo di quelli tosti, di quelli veramente validi come il 200-400. Cosa possiamo dire in conclusione? Che è un obiettivo che a me piace molto perché mancava nel catalogo un obiettivo che avesse un prezzo tutto sommato abbordabile, nel mercato dell'usato costa ancora meno, con un'apertura relativa costante. Perché? Perché la difficoltà di questi obiettivi, che sono generalmente lunghi e pesanti, è proprio quella di dover alzare gli ISO per contenere i tempi di scatto. Quindi è vero che un f5.6 rispetto a un 6.3 cambia poco, però quando siamo all'alba, quando siamo al tramonto, anche quello scarto di 2/3 di stop vi viene incontro e vi aiuta. Inoltre è molto nitido, l'acutanza c'è tutta, e anche il contrasto, il colore saturo, quindi non serve nemmeno correggere più di tanto per gli amanti della saturazione e della vivacità dell'immagine. Come ripeto, un bell'obiettivo, a me è piaciuto parecchio. L'unico piccolo neo che ho riscontrato è questo
questo fatto degli ingombri che effettivamente per avere un 5-6 costante deve essere per forza largo così, e un autofocus che talvolta mi ha dato qualche problema di impuntatura. Tutto il resto è da 10 lode. E a voi, grazie come sempre per aver seguito i video di FotoArt. Alla prossima, ciao!